Lezione 1. L'ora del caffè. Ehi Anna, ti va di prendere una tazza di caffè? Certo, sembra fantastico. Mi servirebbe una dose di caffeina. Fantastico, andiamo in quel nuovo caffè in fondo alla strada. Mi sembra una buona idea. Che tipo di caffè prendi di solito? Sono un grande fan dell'House Blend. È ricco e saporito. Che ne dici di te? Anch'io preferisco il latte alla vaniglia. La dolcezza bilancia l'amarezza. Oh, suona bene. Vuoi che ne ordini uno anche per te? Sarebbe meraviglioso. Grazie. E ci prenderò anche un paio di quei dolci dall'aspetto allettante. Scelta eccellente. Sarà una deliziosa pausa caffè. Lezione 2. Guida e trasporto pubblico. Ehi Anna, ho notato che prendi spesso l'autobus ultimamente. Sì, sto cercando di ridurre la guida e di usare di più i mezzi pubblici. Capisco. Cosa ti ha fatto decidere di seguire quella strada? Beh, è in parte a causa dell'impatto ambientale della guida. Inoltre, l'autobus è molto meno problematico. È vero, ma non trovi che ci vuole molto più tempo per arrivare? Può, ma in realtà non mi dispiace. Mi dà il tempo di leggere o semplicemente di rilassarmi durante i miei spostamenti. Giusto punto. Immagino di essere così abituato alla comodità della mia auto. Capisco. Ma hai considerato i costi di proprietà e manutenzione di un veicolo? Buon punto. Dovrò valutare un po' di più i pro e i contro. Lezione 3. Prevenzione della rabbia. Ehi Anna, hai sentito dell'epidemia di rabbia nella città vicina? Oh no, è davvero preoccupante. La rabbia è una malattia così grave e pericolosa. Sicuramente. Ho letto che è quasi sempre fatale se non trattata. Sì, ecco perché la prevenzione è così importante. Sai quali sono le cause principali della rabbia? Credo che di solito si diffonda attraverso i morsi di animali infetti, giusto? Esattamente. Gli animali selvatici come procioni, puzzole e pipistrelli sono i portatori più comuni. Accidenti, per fortuna tengo aggiornati i miei animali domestici sulle vaccinazioni antirabbiche. Assolutamente. Vaccinare i propri animali domestici è uno dei modi migliori per prevenire la diffusione della rabbia. È un sollievo. Dovrò essere molto cauto anche quando sono in giro. Lezione 4. Viaggiare a Londra. Ehi Anna, vai da qualche parte oggi? In effetti, sì. Vado a Londra per un viaggio d'affari. Oh bello, ho sempre voluto visitare Londra. Qual è lo scopo del tuo viaggio? Solo una conferenza per la mia azienda. Ma spero anche di poter fare un giro turistico di nascosto. Questo è fantastico. Dovrai scattare molte foto e raccontarmi tutto quando torni.
Assolutamente. Non vedo davvero l'ora di esplorare la città. È nella mia lista dei desideri da anni. Beh, divertitevi. Buon viaggio e assicuratevi di divertirvi. Grazie John, lo farò sicuramente. Questo viaggio sarà una grande esperienza. Sono sicuro che lo sarà. Mi porti un souvenir, ok? Lezione 5. Migliorare le mie capacità di marketing. Ciao Anna, volevo parlarti di una cosa. Ciao John. Certo, cosa ti passa per la testa? Beh, sto pensando di tornare a scuola per fare un master in marketing. È davvero interessante. Cosa ti ha fatto decidere di perseguirlo? Sento che aggiungerebbe sicuramente valore alle mie attuali competenze. Mi piacerebbe ampliare le mie conoscenze in quel campo. È un'ottima idea. Un master in marketing potrebbe davvero aprirti nuove opportunità. Esattamente. Penso che sarebbe un investimento prezioso per la mia crescita professionale futura. Sono d'accordo. Dimostra che sei proattivo riguardo al tuo sviluppo professionale. Assolutamente. Sono davvero entusiasta della prospettiva di ampliare la mia esperienza nel marketing. Lezione 6. Hobby. Ehi Anna, ho sentito che questo nuovo negozio è stato aperto in centro che ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno per i nostri hobby. Vuoi dare un'occhiata? Sembra fantastico, John. Mi piacerebbe vedere cosa hanno. Volevo provare un nuovo progetto artigianale. Fantastico, andiamo. Sono particolarmente curioso delle forniture artistiche. Volevo tornare a dipingere. Dipingere. È così bello. Non sapevo fossi un artista. Ho sempre voluto imparare a dipingere. È passato un po' di tempo, ma mi piaceva. Forse posso insegnarti qualche tecnica, se vuoi. Lo apprezzerei davvero, John. Sarà divertente imparare un nuovo hobby insieme. Sicuramente, sarà un'ottima esperienza di legame. Sono sicuro che troveremo un sacco di cose interessanti in questo nuovo negozio. Non vedo l'ora. Prendiamocene una giornata, dopo possiamo pranzare e pianificare il nostro primo progetto artistico. Sembra un piano. Sarà un'avventura fantastica. Lezione 7. Avere contanti a portata di mano. Ehi Anna, di solito porti con te contanti o ti affidi di più alle tue carte di credito? Beh, cerco di tenere un po' di contanti a portata di mano per ogni evenienza. Non si sa mai quando le carte di credito potrebbero non essere accettate. Questo è un buon punto. Non ricordo sempre di avere contanti con me, ma è sempre meglio essere preparati. Esattamente. Mi sono trovato in situazioni in cui avevo bisogno di contanti e non ne avevo, e può essere davvero scomodo. Sì, ricordo che una volta ero in un piccolo negozio locale e prendevano solo contanti. Ho dovuto correre al bancomat più vicino, il che è stato un vero problema. Uffa, questa è la cosa peggiore. È sempre bene avere un piano di riserva e avere dei soldi con sé per ogni evenienza. Sicuramente.
Penso che inizierò a sforzarmi di più per tenere qualche banconota nel portafoglio, giusto per essere al sicuro. È un'idea intelligente. Non si sa mai quando potrebbe tornare utile. Esattamente. Grazie per il suggerimento. Mi assicurerò di avere dei contanti con me d'ora in poi. Lezione 8. Pianificare un viaggio. Ehi Anna, sto programmando un viaggio a breve. Hai qualche consiglio per me? Oh, dove pensi di andare? Non ne sono ancora sicuro, ma voglio assicurarmi di essere pronto. Hai qualche consiglio? Sicuramente non dimenticare la protezione solare. È un must per ogni viaggio. Bella chiamata. Cos'altro devo mettere in valigia? Un buon paio di scarpe da passeggio è sempre importante e non dimenticare di portare una giacca leggera nel caso in cui il tempo cambi. Notato. E che ne dite della pianificazione del viaggio stesso? Qualche consiglio? Consiglierei di fare una ricerca sulla zona in anticipo e di fare un itinerario approssimativo, ma di lasciare spazio anche alla spontaneità. Sembra un buon equilibrio. Non voglio pianificare troppo, ma non voglio nemmeno essere colto alla sprovvista. Lezione 9. Tennis prodigi. Ehi Anna, hai sentito parlare di quella giovane tennista che si è classificata numero 1 al mondo da junior? No, non credo di averlo sentito. Dimmi di più. A quanto pare, questo giocatore era al primo posto all'età di 14 anni e aveva già vinto i titoli dell'Open d'Italia e di Francia. Wow, è incredibile. Avere così tanto successo in così giovane età è davvero impressionante. Lo so, giusto? Lo dimostra solo quanto possano essere talentuosi alcuni di questi giovani atleti. Sicuramente. Mi chiedo che tipo di allenamento e dedizione siano stati necessari per raggiungere quel livello così presto. Posso solo immaginarlo. Devono aver passato innumerevoli ore in campo, anche da bambini. Assolutamente. È incredibile vedere quel livello di passione e determinazione in una persona così giovane. Lo è davvero. Sono curioso di vedere come continua la loro carriera. Sono chiaramente destinati alla grandezza. Lezione 10. Picnic nel parco. Buongiorno Anna, hai sentito parlare di quel bel parco vicino a noi? Sì, ce l'ho. Ho sentito che ci sono alcune aree picnic dove potremmo pranzare bene. Sembra perfetto. Ci sono ristoranti nel parco o dobbiamo prepararci da soli il cibo? Da quello che so, ci sono alcune opzioni di ristorazione nel parco, ma probabilmente è meglio portare il nostro picnic. Ok, ottimo. Possiamo preparare dei panini, della frutta e magari anche del dessert. Sarà una bella giornata fuori. Sicuramente. Adoro i picnic nel parco. Possiamo trovare un bel posto con vista e rilassarci. Esattamente. Sarà un bel cambio di ritmo rispetto alla nostra solita routine. Non vedo davvero l'ora. Anch'io. Penso che sarà un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme. Assolutamente.
Sarà una giornata meravigliosa. Lezione 11. Navigare in un nuovo posto. Buongiorno Anna, hai piani per il nostro viaggio la prossima settimana? Sto cercando di capire il modo migliore per spostarmi nella nuova città. Ehi John, stavo giusto indagando. Sembra che ci siano alcune opzioni di trasporto che potremmo prendere in considerazione. Cosa pensi che funzionerebbe meglio per noi? Beh, stavo pensando che potremmo prendere in considerazione il noleggio di un'auto. In questo modo avremmo la flessibilità di esplorare secondo i nostri orari. Questa è una buona idea. Anche se navigare in una città sconosciuta in auto può essere un po' complicato. Forse dovremmo esaminare anche il sistema di trasporto pubblico. Hai ragione, il trasporto pubblico potrebbe essere più facile, soprattutto se staremo molto nel centro della città. Sai se hanno una buona rete di metropolitana o autobus? Da quello che ho letto, il sistema della metropolitana è piuttosto esteso e affidabile. Potremmo procurarci un pass di transito che ci darebbe corse illimitate. Eccellente, sembra la strada da percorrere allora. Possiamo cercare di procurarci quei passi in anticipo per risparmiare tempo al nostro arrivo. Sicuramente. Mi assicurerò di ricercare le rotte e gli orari di transito in modo da poter pianificare il nostro itinerario in modo efficiente. Fantastico, grazie Anna. Con un solido piano di trasporto, penso che saremo in grado di sfruttare al massimo il nostro tempo nella nuova città. Lezione 12. Acquisto di scarpe comode. Ehi Anna, ho bisogno di nuove scarpe da passeggio per il nostro viaggio. Qualche consiglio? Oh sì, scarpe comode sono un must per tutte le esplorazioni che faremo. Ne ho appena presi un paio fantastico, hanno un'ottima ammortizzazione. Fantastico, di che tipo sono? Voglio assicurarmi di ricevere qualcosa di veramente utile. Sono un paio di sneakers leggere con solette in memory foam. Sono così comode che posso indossarle tutto il giorno senza che mi facciano male i piedi. Mi sembra perfetto. Pensi di potermi inviare un link a quelli che hai? Mi piacerebbe dargli un'occhiata. Assolutamente. Fammi tirare fuori. Oh, e puoi comprarmene un paio anche beige? Adoro quanto siano versatili. Beige? Interessante scelta cromatica. Ma se sono comode come dici tu, sono felice di comprarne anche un paio in quella tonalità. Fidati di me, il badge sembra davvero bello. Inoltre si abbinerà a tanti dei miei abiti per il viaggio. Va bene, mi hai convinto. Ordinerò un paio di quelle scarpe per entrambi. Grazie per la raccomandazione. Lezione 13. Esplorando l'oceano. Anna, sei mai stata al mare prima? Sono così entusiasta di vederlo durante il nostro viaggio. L'oceano? Oh sì, lo adoro. È proprio uno specchio d'acqua così vasto e potente. Potresti incrociare il tutto in un piccolo bicchiere di carta. Un bicchiere di carta? Davvero? Lo trovo difficile da credere. L'oceano non è assolutamente enorme? Ah, sto esagerando un po'. Ma sai, se avessi un bicchiere di carta davvero grande e un cucchiaio per una pagaia, probabilmente riusciresti a farcela almeno in una piccola pozzanghera. Beh, di certo non ho intenzione di provarci.
Voglio solo stare sulla riva e godermi l'incredibile vista. Magari anche fare una nuotata se l'acqua è abbastanza calda. Sembra adorabile. Il suono delle onde che si infrangono e dell'aria salata è così rilassante. E nuotare nell'oceano è un'esperienza unica. Non vedo l'ora, scommetto che sarebbe facile galleggiare lì, lasciando che l'acqua sostenga tutto il corpo. Esattamente. È quasi come essere senza peso. Potresti semplicemente sdraiarti e lasciarti trasportare dolcemente dalla corrente. Sembra paradisiaco. Mi assicurerò di avere un sacco di tempo per goderci l'oceano durante il nostro viaggio. Lezione 14. La storia dei biscotti al cioccolato. Anna, stavo leggendo della storia dei biscotti con gocce di cioccolato l'altro giorno. Sapevi che in realtà sono stati inventati per caso? Assolutamente no. Davvero? Adoro i biscotti al cioccolato, ma non ho mai conosciuto i retroscena. Come sono arrivati? Beh, si dice che la proprietaria del Toll House Inn, Ruth Wakefield, stesse cercando di preparare una serie di biscotti al cioccolato. Ma non aveva biscotti al cioccolato. Oh no, deve essere stato deludente. Allora cosa ha fatto invece? Invece del cioccolato solido, ha tagliato a pezzi una barretta di cioccolato semidolce Nestlé e ha aggiunto i pezzi all'impasto dei biscotti. Ed è nato il biscotto con gocce di cioccolato. Wow, è un incidente così intelligente. I pezzetti di cioccolato devono essersi sciolti nell'impasto per creare quelle deliziose sacche di cioccolato. Esattamente. E subito dopo, Nestlé iniziò a produrre in serie le gocce di cioccolato, rendendo facile per chiunque ricreare quei biscotti a casa. È incredibile. Chi avrebbe mai pensato che una semplice sostituzione potesse portare a un dessert così iconico? I biscotti al cioccolato sono i miei preferiti. Anche il mio. Ora, ogni volta che ne mangio uno, penso a quel felice incidente nella cucina del Toll House in tanti anni fa. Lezione 15. Provare diversi stili di scarpe. Anna, ho problemi a decidere quali scarpe comprare per il nostro viaggio. Ci sono così tante opzioni. So cosa intendi. L'acquisto di scarpe può essere travolgente, soprattutto quando si desidera trovare il paio perfetto. Quali stili stavi cercando? Beh, ho preso in considerazione delle scarpe da ginnastica, ma ho visto anche dei bei mocassini casual che potrebbero funzionare. Mm, dipende davvero dal tipo di attività che hai pianificato. Le scarpe da ginnastica sarebbero perfette per lunghe passeggiate, ma i mocassini potrebbero essere migliori per le occasioni più eleganti. Questo è un buon punto. Immagino che dovrei pensare al nostro itinerario e al tipo di terreno che copriremo. Sicuramente. Perché non provi alcune opzioni diverse e vedi cosa ti sembra più comodo? Vuoi scarpe che sostengano i tuoi piedi tutto il giorno? Buona idea, vado al negozio e vedo se riesco a trovare qualche modello da provare. Forse ne porterò a casa anche un paio per avere la tua opinione. Sembra perfetto. Sarai lieto di darti il mio feedback sincero. Provare diversi materiali e design ti aiuterà a trovare le scarpe ideali per il nostro viaggio. Fantastico, grazie Anna. Con il tuo aiuto, sono sicuro di poter trovare il paio di scarpe perfetto per mantenere i miei piedi felici durante la nostra avventura. Lezione 16. Questo è lo spirito.
Ehi Anna, hai saputo del viaggio del nostro amico? Sembra che abbiano avuto una bella avventura. Oh, davvero? Cosa è successo? Beh, si sono imbattuti in alcune sfide inaspettate, ma hanno mantenuto un atteggiamento positivo e ne hanno tratto il meglio. È fantastico. Affrontare le difficoltà con una buona mentalità può cambiare le cose. Sicuramente. Hanno detto che in realtà ha insegnato loro alcune lezioni preziose per i viaggi futuri. Questo è lo spirito. Avere una mentalità flessibile e resiliente è così importante quando le cose non vanno come previsto. Assolutamente. Dipende tutto da come affronti gli ostacoli, non solo gli ostacoli stessi. Esattamente. Un atteggiamento positivo può fare la differenza nel trasformare una situazione stressante in un'esperienza memorabile. Sicuramente. Sono contenta che siano riusciti a sopportare i pugni e a sfruttarli al meglio. Lezione 17. Ripresa da diverse angolazioni. Ehi Anna, stavo guardando la tua nuova fotocamera. Per scattare da diverse angolazioni, sembra un'ottima opzione. Oh sì, mi piace molto la versatilità di questa fotocamera. Lo schermo girevole facilita la creatività con le angolazioni. Questo è fantastico. Che tipo di scatti sei riuscito a scattare con esso finora? Ho sperimentato molto, ottenendo scatti bassi, angolazioni alte e persino alcune divertenti angolazioni per i selfie. La gamma di movimento è davvero impressionante. Bello, questo deve aprire molte possibilità artistiche. Essere in grado di cambiare prospettiva può fare una grande differenza. Sicuramente. Sento che mi sta aiutando a vedere le cose da nuovi punti di vista e a provare diverse composizioni. È fantastico. Nel complesso, diresti che questa fotocamera è un solido investimento per chi cerca di migliorare il proprio gioco fotografico? Assolutamente. La qualità dell'immagine è fantastica e le varie modalità di ripresa la rendono davvero versatile. Ne sono davvero soddisfatto. Eccellente, è bello sentirlo. Sembra una fotocamera che vale la pena prendere in considerazione per chiunque ami la fotografia. Lezione 18. Sfide inaspettate. Ehi Anna, com'è andato il tuo progetto di ristrutturazione? Ho sentito che hai avuto dei problemi inaspettati. Oh cavolo, non stai scherzando. Erano un po' montagne russe, questo è sicuro. Oh, cos'è successo? Spero non sia stata una seccatura eccessiva. Beh, ho scoperto un tubo che perdeva acqua e che dovevo riparare prima di poter andare avanti. Sicuramente una sfida inaspettata. Accidenti, non è mai divertente. Come sei riuscito a gestirlo? Ho avuto un po' di mal di testa, ma sono contenta di averlo preso presto. Ho dovuto chiamare un idraulico per risolvere il problema. Scommetto che questo ha aggiunto tempo e spese extra al progetto. È sempre così che vanno le cose, vero? Me ne parli. Ma ho cercato di rimanere ottimista e di accettare i pugni. Devi essere flessibile, giusto? Assolutamente. Affrontare questo tipo di sorprese con la giusta mentalità può fare la differenza. Lezione 19. Sicuramente non vedo l'ora.
Ehi Anna, sei entusiasta del grande evento di questo fine settimana? Non vedo l'ora di andare. Ciao John, sì, non vedo l'ora. Le previsioni del tempo sembrano ottime, quindi spero che collaborino. È bello sentirlo. Spero solo che ci siano abbastanza attività per farci divertire tutto il tempo. Sono sicuro che ci saranno. Ho sentito che hanno in programma molti giochi e attrazioni divertenti. Speriamo di poter trovare anche delle buone opzioni alimentari. Assolutamente. Un buon pasto sarebbe il modo perfetto per concludere la giornata. Mi viene già fame solo a pensarci. Anch'io. Sarà un momento fantastico. Non vedo l'ora di creare dei ricordi meravigliosi con te. Concordato. Sono contenta che abbiamo deciso di andare insieme. Sarà un'esperienza indimenticabile. Sicuramente. Ho una buona sensazione al riguardo. Questo sarà un evento per i libri. Sono d'accordo, non vedo l'ora. Sarà fantastico. Lezione 20. Coastal Bike Adventure. Ehi Anna, stavo pensando che per il nostro viaggio dovremmo noleggiare biciclette ed esplorare i sentieri costieri. Oh, sembra un'idea fantastica. Adoro l'idea di vedere la costa in quel modo. Lo stesso qui. Saremmo in grado di coprire così tanto terreno e ammirare davvero il panorama. Sicuramente. Percorrere i sentieri sarebbe un modo divertente e attivo per vivere la zona. Assolutamente. Inoltre, ci darebbe la flessibilità di avventurarci un po' fuori dai sentieri battuti. Questo è un ottimo punto. Andare in bicicletta ci consentirebbe di accedere ad aree che potremmo non essere in grado di raggiungere a piedi. Esattamente. Potremmo davvero immergerci nella bellezza naturale della costa. Sono venduto. Pianifichiamo sicuramente di noleggiare biciclette per almeno una parte del viaggio. Fantastico, esaminerò i migliori punti di noleggio e le piste ciclabili della zona. Lezione 21. Nuovi gadget. Ehi Anna, hai sentito parlare della nuova funzionalità dell'account appena uscita? Apparentemente, ora puoi premere un pulsante per assegnare un punteggio. Wow, è davvero interessante. Mi piacerebbe provarlo. Sai se ci sono altre nuove funzionalità con l'account? Sì, ho letto che hanno anche aggiunto una funzione in cui puoi richiedere 500 euro per il tuo account. Potrebbe essere davvero utile. È un'ottima idea. Dovrò dare un'occhiata a questo. Mi chiedo quali altre interessanti funzionalità potrebbero aggiungere in futuro. Anch'io sono sempre alla ricerca di nuovi gadget e tecnologie. È divertente esplorare tutti gli ultimi aggiornamenti. Sicuramente. Adoro stare al passo con le ultime tendenze. Hai altri nuovi gadget o funzionalità preferiti che hai scoperto di recente? Fammi pensare. Oh, ho sentito parlare di questa fantastica app che ti aiuta a ricercare e documentare la tua discendenza familiare. Sembra davvero interessante. Oh, sembra utile. Tracciare la storia della tua famiglia può essere molto gratificante. Dovrò dare un'occhiata. Sì, sto pensando di provarci.
Potrebbe essere un progetto divertente su cui lavorare. Lezione 22. La vivace località turistica. Ehi Anna, hai sentito parlare di quella nuova località turistica di cui tutti sono entusiasti? No, non l'ho fatto. Qual è il problema? È davvero così popolare? Assolutamente. Apparentemente, sta attirando molti più visitatori rispetto ai posti simili nelle vicinanze. Sono curioso di sapere cosa attrae le persone lì. Questo è interessante. Quale pensi possa essere il motivo? È la posizione, le attrazioni o altro? Bene, da quello che ho sentito, i panorami e le attività sono piuttosto unici rispetto agli altri luoghi. Inoltre, le opzioni di accessibilità e trasporto sembrano essere migliori. Ah, capisco. Un facile accesso e offerte uniche devono quindi essere i fattori chiave. Mi chiedo se anche i prezzi siano ragionevoli. Potrebbe essere un altro pareggio. Buon punto. Dovrò esaminare i prezzi e vedere se anche questo contribuisce all'aumento del traffico. Sarebbe bello visitarlo e sperimentarlo in prima persona. Sicuramente. Se i prezzi sono onesti e l'esperienza è davvero eccezionale, posso capire perché è diventata una destinazione così popolare. Sono tentato di verificarlo personalmente. Lo stesso qui. Dovremmo programmare un viaggio lì presto. Sarebbe divertente esplorare il posto e vedere il motivo di tutto questo clamore. Lezione 23. Mantenere i dettagli. Ehi Anna, volevo dare un seguito a quel posto turistico di cui stavamo parlando prima. Hai trovato altre informazioni a riguardo? Sì, ce l'ho. Sembra che il motivo principale per cui attira così tanti visitatori siano le uniche attività all'aperto che offre. Oh, davvero? Di che tipo di attività stiamo parlando? Qualcosa di particolarmente emozionante o avventuroso? Da quello che ho letto, hanno questo incredibile sentiero escursionistico con panorami mozzafiato, oltre ad alcuni sport acquatici davvero fantastici sul vicino lago. Wow, sembra incredibile. La combinazione di bellezze naturali e attività all'aperto deve essere una grande attrazione. C'è qualcos'altro degno di nota? Mm, fammi vedere. Oh, e anche l'accessibilità sembra essere un fattore importante. Apparentemente, hanno ottime opzioni di trasporto pubblico che facilitano l'arrivo delle persone. Questo è fantastico. Un facile accesso è fondamentale, soprattutto per una destinazione turistica popolare. C'è altro che dovrei prendere nota? Sì, ancora una cosa. I prezzi per le attività e gli alloggi sembrano essere abbastanza ragionevoli, il che probabilmente contribuisce all'elevato numero di visitatori. Buono a sapersi. I prezzi convenienti insieme a tutti gli altri fattori interessanti la rendono una destinazione davvero interessante. Sono ancora più entusiasta di pianificare un viaggio lì adesso. Lezione 24. La voglia di biscotti. Mattina. Ho voglia di biscotti ultimamente. Hai notato nuove panetterie o caffetterie che stanno attirando molta attenzione per i loro biscotti? Mm, ora che me lo dici, ho sentito parlare di questa nuova pasticceria che sta facendo parlare molto di sé per i suoi biscotti. A quanto pare, usano alcuni ingredienti speciali che aiutano i biscotti a rimanere freschi e morbidi per molto tempo.
Oh, è interessante. Che tipo di ingredienti speciali potrebbero usare? Sono curioso di saperne di più su come riescono a mantenere i biscotti così freschi. Da quello che ho capito, usano una combinazione di burro di alta qualità, un pizzico di miele e alcune miscele di farina uniche. Si tratta del rapporto perfetto per mantenere quella consistenza morbida e appiccicosa. Wow, sembra incredibile. Non c'è da stupirsi che la gente non riesca a smettere di delirarne. Sai per caso se offrono gusti di biscotti unici o speciali? Sì, in realtà. Ho sentito che hanno dei gusti davvero creativi e deliziosi, come caramello salato, pezzi di cioccolato fondente e persino uno speziato di zucca di stagione. Oh, caramello salato e spezie di zucca sembrano assolutamente divini. Mi viene fame solo a pensarci. Hai provato tu stesso qualcuno dei loro biscotti? Non ancora, ma ho sicuramente intenzione di andare a controllarli presto. Le recensioni sono state così positive che non posso più resistere alla tentazione. Lo stesso qui. Dovremmo programmare un viaggio insieme qualche volta. Sarebbe divertente provare tutti i diversi gusti e vedere di cosa si tratta. Lezione 25. La strada meno battuta. Ehi Anna, sto cercando di organizzare un viaggio in auto questo fine settimana. Hai qualche suggerimento sul percorso migliore da seguire? Oh, un viaggio in auto. Che emozione. Beh, ho sentito che la strada panoramica attraverso la campagna è particolarmente bella in questo periodo dell'anno. Potrebbe volerci un po' più di tempo, ma i panorami dovrebbero essere sbalorditivi. Sembra adorabile. Quel percorso è molto più lungo dell'opzione autostradale più diretta? Sto cercando di bilanciare bellezza paesaggistica e praticità. Mm, fammi pensare. Credo che la strada panoramica duri circa un'ora, ma le autostrade possono essere piuttosto congestionate, soprattutto nei fine settimana. Le strade di campagna potrebbero essere un po' più rilassanti. Capisco. Un'ora in più non è male, e la possibilità di godersi il panorama potrebbe farne valere la pena. Quale pensi sarebbe l'opzione migliore in termini di esperienza complessiva? In base a quello che so, probabilmente consiglierei la strada panoramica. Il viaggio stesso potrebbe far parte dell'avventura e lungo la strada potrai vedere una campagna davvero pittoresca. Hai fatto una buona osservazione. Il viaggio è importante tanto quanto la destinazione, vero? Va bene, allora credo di essere convinta della strada panoramica. Grazie per l'utile consiglio. Sono lieto di esserti stato d'aiuto. La strada panoramica è sicuramente la strada da percorrere se stai cercando un'esperienza di viaggio più piacevole e memorabile. Eccellente, inizierò a pianificare l'itinerario e a prendere le disposizioni necessarie. Sarà una piccola vacanza divertente. Lezione 26. Un'avventura turistica. Ehi Anna, sei mai stata alle cascate del Niagara? No, non l'ho fatto. Però ho sempre voluto vederlo. Vale la pena fare il viaggio? Sicuramente. Le cascate sono assolutamente sbalorditive. Ma sai, anche la piccola città di Niagara-on-the-Lake nelle vicinanze è davvero affascinante. Oh, questo non lo sapevo. Com'è Niagara-on-the-Lake? È un piccolo posto caratteristico con edifici storici, negozi carini e ottime cantine. I turisti spesso lo trascurano e vanno direttamente alle cascate.
Mm, sembra una bella aggiunta al viaggio. Dovrò assicurarmi di dare un'occhiata se ci vado. Sì, è una gemma nascosta. Anche il viaggio dalle cascate a Niagara-on-the-Lake è davvero panoramico. Fantastico. Grazie per il suggerimento. Terrò a mente Niagara-on-the-Lake se programmo un viaggio alle cascate del Niagara. In qualsiasi momento. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli di viaggio in Niagara. Lezione 27. Sfide relative alla barriera linguistica. Ehi Anna, volevo chiederti, hai mai avuto problemi a comunicare come turista in un altro paese? Oh sì, assolutamente. Proprio l'anno scorso ho viaggiato in Italia e l'ho trovato a volte piuttosto impegnativo. Posso immaginarlo. La barriera linguistica deve essere stata dura. Che tipo di problemi hai riscontrato? Beh, cose semplici come ordinare cibo o chiedere indicazioni stradali erano davvero difficili. Non conoscevo molto l'italiano oltre a ciao e grazie. Deve essere stato frustrante. Come sei riuscito a cavartela? Ho provato a usare app di traduzione e indicare le cose, ma non sempre è stato efficace. Mi sentivo in colpa a dover disturbare la gente del posto. Capisco. Affrontare quella barriera linguistica può davvero togliere il divertimento del viaggio a volte. Sicuramente. Ma ho anche incontrato delle persone davvero gentili che hanno fatto del loro meglio per capirmi e aiutarmi nonostante le differenze linguistiche. È bello sentirlo. Avere quel supporto locale fa una grande differenza quando ti trovi in un posto sconosciuto. Lezione 28. Esperienze di viaggio in treno. Ehi Anna, hai mai viaggiato in treno prima d'ora? Sì, ce l'ho. Ho fatto un viaggio in treno l'anno scorso e mi è piaciuto molto. Oh bello, dove sei andato? Ho viaggiato dalla città alla campagna. Il viaggio in treno è stato così panoramico e rilassante. Sembra adorabile. Ho sempre voluto provare a viaggiare in treno, ma in realtà non l'ho mai fatto. Dovresti assolutamente provarlo. È un'esperienza davvero unica rispetto al volo o alla guida. Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto molto potermi sedere, rilassarmi e guardare il paesaggio che passa. C'è qualcosa di veramente pacifico in questo. Sembra allettante. E immagino che probabilmente sia anche più comodo che volare. Lezione 29. Opzioni per la ristorazione. Ehi Anna, ho sentito che ci sono molti ottimi ristoranti nella zona. Hai qualche consiglio? Assolutamente sì. Ci sono molte opzioni. Di che tipo di cucina hai voglia? Ho una mentalità piuttosto aperta. Hai qualche restrizione dietetica che dovrei tenere a mente? No, non ho esigenze dietetiche particolari. Ma so che ci sono molte opzioni vegetariane e senza glutine da queste parti. Buono a sapersi. Speravo di trovare un posto che soddisfi preferenze diverse. In tal caso, suggerirei di dare un'occhiata al piccolo bistrò italiano in centro. Hanno ottimi piatti di pasta e anche un'ottima selezione di insalate.
Oh, l'italiano sembra perfetto. E anche un'insalata sarebbe perfetta. Assolutamente. Anche la posizione è davvero carina, proprio nel cuore del quartiere storico. Sembra ideale. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista di posti da provare. Grazie per la raccomandazione. Lezione 30. Il viaggio di Carver. Ehi Anna, sapevi che il famoso scienziato George Washington Carver si è effettivamente trasferito a sud in Alabama? Oh, non lo sapevo. Pensavo che lavorasse principalmente nello stato del Missouri. Sì, dopo i suoi primi lavori nel Missouri, Carver si trasferì presto a sud, nello stato dell'Alabama, dove continuò le sue ricerche rivoluzionarie. Interessante. Mi chiedo cosa abbia spinto la sua decisione di trasferirsi in Alabama. Da quello che ho letto, Carver è stato invitato a far parte della facoltà del Tuskegee Institute in Alabama, dove ha potuto approfondire il suo lavoro sull'innovazione agricola. Questo ha senso. Tuskegee era un'importante istituzione afroamericana all'epoca, quindi deve essere stata una grande opportunità per Carver. Assolutamente. Ha dato un contributo significativo alla scuola e alla comunità circostante durante la sua permanenza in Alabama. È incredibile come il lavoro di Carver abbia avuto un impatto così profondo, anche quando si è trasferito in diverse parti del paese. Sì, la sua dedizione alla ricerca scientifica e al miglioramento della vita degli agricoltori è stata davvero fonte di ispirazione. L'eredità di Carver continua a ispirarci oggi. Lezione 31. Una tempesta nel cuore. Ciao Anna, ti sei mai sentita come un angelo cavalcando il turbine e dirige la tempesta? È un modo interessante per descrivere una situazione turbolenta. John. Cosa intendi con questo? Beh, a volte la vita può sembrare caotica, come una tempesta impetuosa, ma c'è un senso di scopo divino che guida tutto, capisci? Capisco cosa stai dicendo. Sembra che ci sia un piano più ampio sul lavoro, anche quando le cose sembrano fuori controllo. Esattamente. E nel bel mezzo della tempesta, possiamo ancora trovare benedizioni se apriamo gli occhi. È una bellissima prospettiva. Mi ricorda il detto, Dio vi benedica tutti e Dio benedica l'America. Anche nei momenti difficili, c'è ancora spazio per la gratitudine. Assolutamente. Dobbiamo credere che ci sia una ragione per la tempesta, anche se non riusciamo a vederla subito. Sono d'accordo. Si tratta solo di mantenere quel senso di speranza e scopo, indipendentemente da ciò che la vita ci riserva. Ben detto. È confortante sapere che un angelo cavalca ancora nel turbine e ci guida. Lezione 32. Rivenditori affidabili. Ehi Anna, hai avuto buone esperienze con gli acquisti online ultimamente? Sì, ce l'ho. Ho trovato alcuni rivenditori online famosi che mi piacciono molto. Oh, è fantastico. Cosa ti piace di loro? Bene, sono stati davvero affidabili in termini di spedizione, qualità del prodotto e servizio clienti. Sento di potermi fidare di loro. È bello sentirlo. Volevo fare più acquisti online, ma sono sempre un po' titubante. Posso capirlo.
Anch'io mi comportavo allo stesso modo, ma ho avuto esperienze così positive che ora mi sento più a mio agio. Forse ci proverò. Hai qualche consiglio specifico? Posso sicuramente condividerne alcune con cui ho avuto buone esperienze. Fammi sapere se desideri qualche suggerimento. Sarebbe davvero utile, grazie Anna. Apprezzo che tu abbia condiviso le tue intuizioni. Lezione 33. Allineamento del flusso di cassa. Mattina. Volevo farti sapere qualcosa sulle nostre finanze aziendali. Oh, certo, che succede? Beh, sono un po' preoccupato che il calendario dei pagamenti non sia in linea con le nostre proiezioni sui flussi di cassa. Capisco. È sicuramente qualcosa che dobbiamo affrontare. Hai avuto la possibilità di cercare modi per migliorare l'allineamento? Ho esplorato alcune opzioni, ma mi piacerebbe sentire anche i tuoi pensieri. Qualche idea su come possiamo sincronizzare meglio la pianificazione dei pagamenti con il nostro flusso di cassa? Mm, fammi pensare a questo. Forse potremmo valutare diverse condizioni di pagamento con i nostri clienti o cercare di assicurarci una linea di credito per contribuire a colmare eventuali lacune. Questi sono buoni suggerimenti. Li darò sicuramente un'occhiata. Mantenere un flusso di cassa sano è fondamentale per l'azienda. Assolutamente. Sono lieto di lavorare con voi su questo argomento per trovare una soluzione che funzioni per la nostra situazione finanziaria. Fantastico, grazie Anna. Apprezzo molto il tuo contributo in merito. Farà una grande differenza. Lezione 34. Suoni sperimentali. Ehi Anna, hai ascoltato nuova musica ultimamente? Sai, l'ho fatto. Mi sono davvero piaciute alcune delle cose sperimentali che i musicisti hanno provato. Oh, interessante. Che tipo di sperimentazione hai ascoltato? Beh, ho notato che alcuni artisti esplorano diversi tipi di strumenti e mescolano generi in modi davvero unici. Sembra davvero figo. Puoi darmi un esempio di ciò che hai ascoltato? Certo, c'è una band che ha incorporato questi elementi percussivi davvero unici e li ha sovrapposti a strumenti melodici più tradizionali. Wow, sembra affascinante. Mi piacerebbe dare un'occhiata. La musica è in continua evoluzione, vero? Sicuramente. È emozionante vedere musicisti superare i limiti e provare cose nuove. Sono d'accordo. È piacevole sentire artisti disposti a rischiare e sperimentare con il loro suono. Lezione 35. Spazi produttivi. Ehi Anna, sono davvero entusiasta di creare uno spazio dedicato allo studio a casa. Ottimo, John. Avere un'area dedicata al lavoro mirato può fare una grande differenza. Sicuramente. Voglio creare un ambiente favorevole alla produttività e all'apprendimento. Assolutamente. Che tipo di cose hai intenzione di includere nel tuo spazio di studio a casa? Beh, sto pensando a una scrivania comoda, una buona illuminazione e forse anche delle piante o delle opere d'arte per renderla più invitante.
Sembrano delle aggiunte eccellenti. Creare uno spazio che sia allo stesso tempo pratico e visivamente accattivante è fondamentale. Esattamente. E non vedo l'ora di configurarlo in un modo che mi ispiri a lavorare in modo efficiente. È meraviglioso, John. Sono sicuro che ti ritroverai con un fantastico spazio di studio a casa che ti aiuta a prosperare. Lo spero. Non vedo l'ora di iniziare e vedere come andrà a finire tutto. Lezione 36. Avventura innevata. Ehi Anna, hai sentito delle forti nevicate che ci aspettiamo questo fine settimana? Sì, ho visto i bollettini meteorologici. Sembra che ci aspetta una bella tempesta di neve. Lo so, sarà un vero e proprio paese delle meraviglie invernali là fuori. Ma sai cosa significa? Condizioni di guida pericolose. Assolutamente. La neve e il ghiaccio sulle strade possono rendere davvero difficile spostarsi. Sono un po' preoccupata di dover fare il pendolare per andare al lavoro. Sì, anch'io. Dovremo stare molto attenti sulle strade. Forse dovremmo prendere in considerazione l'idea di lavorare da casa se le cose peggiorano. Buona idea, anche le lezioni di fitness potrebbero essere cancellate con tutta quella neve. Speravo di allenarmi bene questo fine settimana. Oh no, è un peccato. Ma suppongo che potremmo sempre provare qualche esercizio al coperto. Libera la tua creatività con le nostre routine di allenamento. Hai ragione, è un'ottima soluzione. Sono sicuro che possiamo trovare dei modi divertenti per rimanere attivi, anche se siamo bloccati in casa a causa della neve. Esattamente. Questo tempo potrebbe essere un inconveniente, ma possiamo trarne il meglio. Trasformalo in un'opportunità per trascorrere del tempo al chiuso di qualità. Lezione 37. Esploratori e scienza. Ehi Anna, hai sentito dell'ultima spedizione nella foresta pluviale amazzonica? No, non l'ho fatto. Cosa è successo? Il team di esploratori ha scoperto una nuova specie di pianta in grado di curare una malattia rara. Wow, è incredibile. La scienza è così affascinante. Sto coltivando delle piante di fagioli a casa per un progetto scolastico. Davvero? Come sta andando? Non ho compiti di scienze in questo semestre. Sta andando bene. Le piante stanno germogliando bene. Stiamo imparando tutto sulla fotosintesi. Questo è figo. Mi è sempre piaciuto imparare la biologia vegetale a scuola. Anch'io. È incredibile come possano trasformare la luce solare, l'acqua e l'anidride carbonica in cibo. Sicuramente. Sono lieto che gli esploratori abbiano trovato qualcosa di utile nella foresta pluviale. Lezione 38. Chiedere indicazioni. Mi scusi, può dirmi dov'è il business center? Certo, è al secondo piano, in fondo al corridoio a sinistra. Ok, ho capito. Grazie per l'aiuto. Nessun problema, fatemi sapere se avete bisogno di altre indicazioni per visitare l'hotel. Lo farà. Sono un po' arrabbiato, ad essere onesti. Non preoccuparti, è un posto grande.
Segui le indicazioni e lo troverai. Lo apprezzo. Non voglio perdermi mentre vado alla riunione. Sono sicuro che starai bene. Prenditi il tuo tempo e ci arriverai. Ottimo, grazie ancora per le indicazioni. Me li ricorderò. Lezione 39. Chiarimento dell'ambito del progetto. Buono a sapersi. Infine, vorrei chiarire lo scopo del lavoro delineato nel contratto. Certo, cosa vorresti sapere? Puoi fornire maggiori dettagli sulla tempistica e sui risultati finali del progetto? Assolutamente. La tempistica è di 6 mesi e i principali risultati includono un rapporto e una presentazione completi. Ok, questo ha senso. E che mi dici del budget? C'è una certa flessibilità? Il budget è fisso, ma possiamo discutere di adeguare l'ambito se necessario per rimanere entro i fondi stanziati. Capito. Voglio solo assicurarmi che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda prima di andare avanti. Certo. Fammi sapere se hai altre domande. Sono lieto di chiarire ulteriormente. Fantastico, penso che basti. Grazie per il tuo tempo. Lezione 40. Trovare negozi locali. Sì, sto cercando centri commerciali o negozi nella zona. Conosci qualche buona opzione? Certo, c'è un grande centro commerciale a circa 10 minuti da qui. Hanno una grande varietà di negozi e ristoranti. Meraviglioso, è esattamente quello che speravo. C'è qualcos'altro nelle vicinanze che vale la pena dare un'occhiata? C'è anche un vivace mercato all'aperto a pochi isolati di distanza. Hanno molti venditori e prodotti artigianali locali. Oh, sembra il mio tipo di posto. Dovrò assicurarmi di visitarli entrambi. Sicuramente. Il mercato è davvero un bel posto per trovare regali unici e vivere la cultura locale. Fantastico, grazie per i consigli. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per aiutarmi. Felice di aiutarti. Fatemi sapere se avete bisogno di altri suggerimenti durante il vostro soggiorno. Lo farà. Non vedo l'ora di esplorare la zona.